Buongiorno ragazzi, Salve, buongiorno. 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 buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Giuliano. Ok. Allora, cominciamo con l'appello di medicina. Amico? Non c'è. Bernardi? Ci sono. Bertolini? Presente, buongiorno. Buongiorno. Danna? Presente. De Angelis? De Franco? Presente. Presente. Alini? Non so se... No, Enrico, Presente. scusatemi. Oh, Enrico c'è? Presente. Sì, presente. Falini era pure qua. Filippone? Presente. Filippone? Presente. Si sente pianissimo. Gioè? Buongiorno, sono presente. Buongiorno. Giuli? Presente, buongiorno. Buongiorno. Liguori? Giuliano, scusatemi, Giuliano. Eccomi, buongiorno. Ok, Liguori? Presente. Giuliano Ok. presente. Ok. Liguori Marino c'è?
Eccomi, sono io, Liguori Mariano. Mariano, scusami. Liguori Salvatore. Presente. L'accento non so dove cade. Malagoli. Presente. Allora, Marino. Presente. Massaro. Presente. Rizzo. Presente. Senatore. Spedale. Il senatore è presente, scusate, non riuscivo a smutarmi. Presente. Ok. Quindi assente soltanto De Franco e Amico. No, prof, io le ho detto che ero presente. Tu sei De De Franco. Franco, ok, scusami, Sì, sì. ma... Niente. No, De Franco è qui, ok, scusa, De Angelis è assente. De Grazie. Angelis e Amico, ok, era sopra. Allora, andiamo a veterinaria. E ce ne abbiamo 10. Caroli o Caroli? Presente. Meli, Presente. Fagiulli, Presente. Allora, Presente. Presente. poi abbiamo D'Agostino e Fasciglione. Presente. Ok, va bene. Professore, buongiorno, mi scusi, sono Salve. Giuliano. Sì, Sì, volevo sapere se ha preso la mia presenza, sono al lavoro, purtroppo non ho sentito. ok, un attimo che tu sei studente di medicina o Medicina, veterinaria? medicina. Medicina, quindi sei Samuele Giuliano. Sì, Allora, dov'è? Oh, presente, ti ho messo la presenza. grazie professore. Allora, condividiamo lo schermo. Ok. Siamo qua. Va bene. Vedete il mio schermo? Sì, io sì. Perfetto. Sì, ora sì. Allora, ieri abbiamo fatto una bella carrellata sulle grandezze scalari e vettoriali. Abbiamo dedicato un bel po' di tempo al riguardo, in quanto queste grandezze vettoriali adesso ce le ritroveremo sempre. Siamo arrivati a descrivere quali erano gli aspetti della cinematica, arrivando a definire il moto rettilineo uniforme in una dimensione. Quindi moto rettilineo in una dimensione e con velocità costante. Per semplicità abbiamo preso che il moto avviene lungo l'asse delle X e abbiamo tirato fuori la legge oraria del moto, che ci dice che x di t, o x finale, è uguale ad x con 0 o x iniziale più o meno v per t. X finale ed x iniziale sono le coordinate finali ed iniziali, v è la velocità e t è il tempo. Se noi andiamo a fare un grafico spazio-tempo, quindi x sull'asse delle ordinate e t su quello della scis, avremmo questo grafico di qui, una retta. Se ricordate bene, anche ieri abbiamo visto un po' che cos'è l'equazione di una retta, dove abbiamo una variabile dipendente, perché dipende da tutto quello che c'è oltre la virgola, oltre l'uguale, variabile dipendente, m è il coefficiente angolare, x la variabile indipendente e Q è l'intercetta. Nel nostro caso, qui abbiamo x che è uguale ad mt più x iniziale. Ad ogni modo, se noi andiamo a guardare questa formula di qui, vediamo che primo è una retta, dove prima c'era la y, perché prima qui l'asse
era y questa verticale. Adesso abbiamo l'asse x. Quindi questa x è la nostra variabile dipendente, che dipende dalla posizione iniziale dell'oggetto rispetto agli assi cartesiani, più la velocità per il tempo. Questa v è quella che qui abbiamo chiamato m, che è il coefficiente angolare o pendenza della retta. Quindi sono due cose esattamente uguali. Quindi se vi si chiede qual è il grafico del moto rettilineo uniforme in un grafico spazio-tempo, quindi spazio-tempo, il grafico è semplicemente una retta, in quanto questa è un'equazione lineare. E x con 0 è l'intercetto, infatti al tempo t uguale 0 il nostro oggetto si trova ad una certa posizione x con 0 o x con i. E in questo esempio, più passa il tempo, più lui si sposta verso l'asse positivo x. Dico questo perché un grafico, così come la fisica, ma anche la chimica, la biologia, la medicina, dà tantissime informazioni senza spendere una parola. Quindi basta guardare il grafico, già vi dice tutto quello che dovete sapere. Andiamo alla velocità. Il grafico della velocità in funzione del tempo è una retta in quanto la v si mantiene costante. Esempio, se qui facciamo così, andiamo qua. Questo qui no. Allora, se qui abbiamo il tempo che so, 1 secondo, 2, 3, 4, il corrispettivo valore della v per ogni istante di tempo è sempre, mettiamo, 3 metri al secondo. È sempre questo punto qui. Vuol dire che la velocità si mantiene costante. Andiamo all'accelerazione. Essendo che la v è uniforme, è costante, non c'è accelerazione, quindi a è 0. Quindi è una linea prettamente che poggia sull'asse dei tempi, in quanto man mano passa il tempo, la corrispondente coordinata delle ordinate è sempre sullo 0, in quanto non c'è accelerazione. Ieri infatti abbiamo visto che è l'accelerazione che mi fa variare il modulo o la direzione e il verso della velocità. Essendo che qui la v è sempre costante, non c'è nessuna variazione di velocità. E quindi la a è uguale a 0. Detto questo, qui vi ho rappresentato, io comunque le slide oggi pomeriggio le carico, perché poi subito devo scappare. Questo qui è uno schema dove racchiudo un po' tutto quello che abbiamo detto. Attenzione che, come detto ieri, alcuni test utilizzano xi iniziale, xi ed xf per dire iniziale e finale, alcuni test utilizzano x0 e x finale, alcuni S1, S2, alcuni S0, S2, non ha importanza come viene chiamato, l'importante è che capiamo cosa rappresenta quel simbolo. Tipo qui, lui la x iniziale, perché l'ho preso in un testo da un libro, la x iniziale la identifica con S1, spostamento 1, e la x finale con spostamento 2, ma nulla cambia, va bene? Quindi o parliamo di S o di X, è sempre lo stesso. E ieri abbiamo fatto anche qualche esempio del moto rettilineo uniforme. Andiamo a quello invece accelerato. Si ha un moto rettilineo uniformemente accelerato quando, oltre alla posizione, varia anche la velocità. A differenza di quello rettilineo uniforme, dove abbiamo spazi uguali percorsi in tempi uguali, quando v è costante, quindi spazi uguali in tempi uguali, in quello accelerato non è così, perché appunto c'è un'accelerazione. Un esempio classico: siete in autostrada, accelerate, aumentate la velocità, quindi non percorrete più spazi uguali in tempi uguali, ma riducerete il tempo. Oppure se rallentate, se frenate, aumentate il tempo per percorrere un certo spazio. Quindi oltre a cambiare la posizione, cambia anche il valore della velocità. Cosa cambia
nella legge oraria tra quello fatto prima e questo che stiamo per analizzare. Cambia soltanto un pezzettino. Allora, se voi notate, la legge oraria dello spostamento è esattamente uguale a quella precedente, in quanto è tutto questo pezzo di qui iniziale è uguale a quello precedente. Tutto questo qua. In più adesso c'è un mezzo a t al quadrato. Qui c'è un quadrato, ragazzi. Non si vede bene. Quindi il pezzo aggiuntivo è un mezzo per a, che è l'accelerazione, t al quadrato, dove t è il tempo trascorso durante l'accelerazione o decelerazione. Quindi ovviamente questo t e questo t sono gli stessi. Poi abbiamo la v. Mentre prima la v era costante, qui varia. La v finale, v di t, con questa parentesi t, significa in un tempo t, quindi v finale, uguale a quella iniziale più a per t, quindi più l'accelerazione per il tempo in cui si è accelerato o decelerato. Attenzione che qui possiamo avere più o meno e qui anche più o meno, a seconda se abbiamo un'accelerazione più o una decelerazione, quindi meno. Quindi sia la x che la v variano durante il tempo. Osserviamo che cosa? Che qui la t al quadrato, quindi questo di qui in matematica si chiama funzione quadratica. Infatti il grafico della x in funzione del tempo, quindi grafico spazio-temporale, è il cosiddetto arco di parabola. Perché qui la variabile indipendente, che è la t, perché la t varia, fa 1, 2, 3, 4, 5 secondi, cioè il tempo va sempre avanti, che adesso è funzione quadratica. Quindi quello che noi otteniamo della x variabile dipendente è un grafico prettamente parabolico. Avremo una parabola verso l'alto se l'accelerazione è positiva, significa che cosa? Che più passa il tempo, più il nostro oggetto dallo zero si sposta verso gli assi positivi, quindi la concavità è verso l'alto. Se invece abbiamo una decelerazione, o meglio un'accelerazione negativa, abbiamo che l'oggetto, facciamo caso che già parte da fermo, torna indietro, cioè va verso l'indietro. Quindi la parabola sarà con concavità verso il basso, però non approfondiamo più di tanto. Andiamo alla velocità. Mentre prima la velocità era costante, quindi era semplicemente una linea retta, adesso non è più così. Una linea retta orizzontale adesso non è più così, in quanto è una equazione di una certa retta, come visto in precedenza, dove abbiamo variabile dipendente uguale a quella indipendente per il coefficiente angolare più l'intercetta. Quindi sarà una certa retta con una certa inclinazione. Chi ce la dà questa inclinazione? A. A è il coefficiente angolare. Se A è positiva, la velocità, cioè il grafico sarà così con pendenza positiva. Se A è negativa, quindi c'è una decelerazione, quindi il corpo in un certo tempo sta tornando indietro, o meglio decelera, quindi diminuisce la velocità, la pendenza non è più positiva ma sarà negativa, in quanto allo scorrere del tempo i valori della velocità vanno sempre diminuendo. Andiamo all'accelerazione. Adesso non è più una retta che poggia sull'asse delle x, perché adesso è diversa da 0. Quindi abbiamo una retta che è, diciamo, se A è positiva è sopra l'asse dei tempi, se A è negativa è sotto l'asse dei tempi. Ok. Fermatemi se c'è qualcosa che non va. E qui c'è anche una bella schematizzazione di quanto appena detto. Ecco, qui, come detto prima, al posto delle x si mette s, ma non è un problema perché si parla sempre della stessa grandezza fisica. Ora magari facciamo qualche esempio. Qui abbiamo un po' di formule inverse. Raramente vi chiederò di saperla a memoria queste formule, però io ve le ho sviluppate e potreste utilizzarle. Significa che
avendo questi dati mancanti, quindi la x finale iniziale, la a, la t e la a, possiamo trovarci queste grandezze qui. Quindi se ci mancano queste grandezze possiamo tranquillamente trovarci le altre 3. Attenzione che in matematica si ha la risoluzione di un'equazione quando vi è un'incognita. Quindi io da questa equazione di qui posso trovarmi o v finale, o v iniziale, o a o t, quindi soltanto un'incognita perché ho un'equazione. E lo stesso vale per questa e per questa. Quindi se voi vorreste trovarvi v con i, dovete per forza avere v finale, a e t. Ma adesso facciamo poi qualche esempio. Allora, anzi questo qui ve lo lascio fare a voi. No, lo facciamo insieme. Quindi c'è quest'auto che ha una certa velocità iniziale in chilometri all'ora, però noi dobbiamo sempre lavorare nel sistema MKS, quindi metri, secondi, chilogrammi. Quindi da chilometri all'ora si fa la conversione in metro al secondo. L'abbiamo visto ieri, nelle primissime slide. Basta moltiplicare questo 108 per un numero che è 0,28, che è il fattore di conversione. Quindi c'è quest'auto che viaggia. Dopo un po' inizia a frenare, quindi l'auto rallenta con una certa decelerazione, che è uguale a meno 6 metri al secondo al quadrato. Meno perché stiamo decelerando. Qui vuol sapere quanto tempo passa prima che l'auto si fermi e qual è la posizione dell'automobile alla fine della frenata. La primissima operazione da svolgere è scrivere dati. Uno scrive dati, perché se non scrivete dati non potete andare avanti. La seconda operazione è fare uno schema, quindi un disegno di quello che sta succedendo. Perché facendo lo schema iniziate a mettere dati e iniziate a vedere l'esercizio nel suo complesso. Ma se non fate il disegno magari vi sfugge qualche forza o qualche dato e non potreste mai risolverlo. Allora, quindi qui abbiamo una certa velocità e una decelerazione. Vuol sapere il tempo che impiega quest'auto a fermarsi. Quindi, una volta presi i dati, noi conosciamo i nostri strumenti. Chi sono i nostri strumenti? Sono ovviamente le formulette che abbiamo. In queste tabelle che abbiamo appunto discusso o in queste formule inverse che vi ho dato. Quindi noi abbiamo velocità iniziale, la v finale qui è sottintesa perché se lui si ferma la v finale è uguale a 0. Noi abbiamo v iniziale, v0 e un'accelerazione e vuol sapere il tempo. Qual è quell'equazione che mi dà i 3 dati meno quelle che noi abbiamo bisogno? Esattamente questo di qui. Avremo una v finale che è uguale a 0, una v iniziale che ce la dà il testo, un'accelerazione che ci dà il testo, ci manca la t. Quindi questa t dobbiamo ricavarla da questa equazione. È un'equazione in un'incognita e si può fare. Quindi, cosa fa? Si riprende la formuletta della velocità. Si va ad eliminare la v, lo faccio su qua così, magari si capisce meglio. Quindi si prende la formula di v finale uguale v iniziale più, qui c'è anzi un meno, perché è una decelerazione, meno a t. Ora, v finale abbiamo detto che è uguale a 0, e quindi si può anche eliminare. Quello che viene è 0 uguale v iniziale meno a per t. Questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo e questa ce l'abbiamo. Quindi formula inversa. Se avete difficoltà matematiche, ragazzi, ditemelo. Dobbiamo isolare la t, quindi prima togliamo tutto quello che somma e sottrae. Vediamo un po'. Sì, prego. Professore, Silvia. ma Sì. abbiamo messo meno perché l'accelerazione è negativa. È negativa, sì, esatto. C'è qualche altro? No. Sì, Carla.
Professore, ma per fare la conversione non possiamo dividere per 3,6? È lo stesso, sì. Se infatti si fa 1 diviso 3,6 viene 0,28. Quindi o moltiplichi per 0,28 o dividi per 3,6, è lo stesso. Va bene, grazie. Ok? Allora, la vostra collega mi ha detto perché qui abbiamo messo il meno? Perché già io sto tenendo presente che l'accelerazione è negativa. Io qui potrei lasciare anche un più e alla fine, quando vado a mettere il valore di A, metto il segno meno, perché è meno 6 metri al secondo quadro. Quindi o si fa prima di tenerlo in considerazione o si fa dopo. Io qui l'ho tenuto in considerazione prima di fare tutti i calcoli numerici. Quindi questo B con I bisogna toglierlo da qua e lo passiamo dall'altra parte. Quindi diventerà, mannaggia, quindi diventerà, lo scrivo qui sotto, meno V con I uguale meno AT. Qui c'è meno a sinistra, meno a destra, li possiamo moltiplicare tutti e due per meno 1 e diventano più. Quindi li posso anche togliere. Poi dobbiamo togliere di mezzo questo A. Siccome A moltiplica T, se lo porto dall'altra parte deve andare a dividere. Quindi abbiamo che V con I fratto A è uguale al tempo. Quindi qui troveremo il tempo di arresto. Vediamo un po' se abbiamo ragione. Ecco qua. T, faccio una zoomata, è uguale a V con 0 fratto A. Lui qui tiene ancora il segno meno. Tiene il segno meno perché dopo, quando va ad inserire A, va a mettere il segno meno ad A. Quindi è meno 6, meno diviso meno fa più. Infatti se voi vedete qui, lui non lo tiene in considerazione il segno all'inizio, ma dopo, quando mette i numeri, ci va a mettere un segno meno. E meno diviso meno fa più. Infatti il tempo è sempre positivo, non esiste mai un tempo negativo. Una volta trovato il tempo di arresto, possiamo trovarci qual è la posizione finale, in quanto abbiamo una velocità iniziale, quindi ripeto, guardiamo i dati che abbiamo, una V iniziale, una decelerazione, adesso abbiamo anche l'istante di tempo in cui avviene l'arresto della macchina. Noi abbiamo V, A e T. Andando a guardare le nostre formule, possiamo andare benissimamente a prendere queste di qui, che è quella semplicemente è l'equazione del moto rettilineo uniforme. S uguale ad S0, qui ci dovrebbe essere un S0, più V con 0 T più un mezzo AT al quadrato, che è esattamente l'equazione che abbiamo visto all'inizio. Qui era con la X e là invece con S. Perché qui non c'è la S0? Perché, lo scrivo qua nella... come visto anche ieri, ci scrivo la formula come la scrive lui. Lui scriverà S finale uguale ad S iniziale più V iniziale, io faccio con iniziale, viene meglio, V iniziale T più o meno un mezzo a T al quadrato. Siccome noi vogliamo conoscere lo spostamento effettivo che fa, quindi questa S con I lo porto dall'altra parte. E ieri abbiamo visto che quando abbiamo S finale o X finale meno S iniziale è semplicemente lo spostamento effettivo. Quindi questo S effettivo, una volta che ho portato questo dall'altra parte, è uguale a V con I per T più un mezzo a T al quadrato. Guardiamo in tasca i nostri dati. V con I ce l'abbiamo? Sì, ce l'ho dal testo. Il tempo di arresto l'abbiamo? Sì, l'abbiamo appena trovato, che era uguale a questo. La decelerazione ce l'abbiamo e nuovamente il tempo di arresto ce l'abbiamo. Quindi possiamo tranquillamente prendere tutti i numeri e metterli nella formula. Quando qui metteremo il valore di A, ovviamente qui dobbiamo mettere un segno meno, perché l'accelerazione è negativa. Quindi o, come dicevo poc'anzi, o prima scrivete più e poi quando inserite i numeri mettete il segno meno,
oppure fin dal principio voi conoscete che la A è negativa e qui mettete un segno meno. Ma quando mettete il segno meno all'inizio, alla fine A dovete prenderla sempre poi positiva, perché già il segno meno l'avete preso in considerazione. E qui semplicemente il testo va a svolgere il suo banalissimo calcolo. Ma comunque questi esercizi molto semplici li trovate in qualsiasi libro di fisica. E qui mette, tutto nero su bianco in maniera numerica. Attenzione che quando fate questi tipi di esercizi, quando svolgete questi tipi di esercizi, mai partire con i numeri, assolutamente vietato, perché un numero non vi dice nulla. L'informazione ve la dà la lettera. Ok? Quindi prima svolgete tutti i calcoli in maniera letterale, solo dopo andate a mettere i numeri, anche perché se noi partiamo subito con i numeri, quindi senza scrivere questo di qui, ma partiamo subito con i numeri, nei calcoli poi sarà di con 0 per t che verrà un numero che sarà diverso dai dati iniziali e quindi poi non sappiamo cos'era quel numero, cosa rappresenta quel numero. Se invece noi partiamo con le lettere, quindi già abbiamo una base di partenza bella, solida e chiara, possiamo svolgere tranquillamente i calcoli. E se c'è qualche cosa che non va, possiamo andare a ricontrollare la nostra base di partenza, che sono le lettere. Ok. Domande qui, ragazzi? Spero che sia tutto chiaro. Quindi abbiamo il moto rettilineo uniforme, F e D sono sempre pedici, ok? Quindi stanno sotto. Non scrivete mai X ed F così grande accanto, perché sembra X che moltiplica F. Quindi questo qui è il moto rettilineo uniforme, costante, e questo qui è il moto rettilineo uniformemente accelerato. Quindi abbiamo che V finale è uguale a V iniziale più o meno aperti. Quello che cambia tra l'equazione dello spostamento è questo pezzo qui aggiuntivo, che qui non c'è. Mentre sotto abbiamo introdotto l'informazione dell'accelerazione. Mentre per quanto riguarda la velocità sono completamente differenti, in quanto qui non c'è nulla perché V si mantiene costante, quindi qui scriveremo pure che Vf è uguale a V con I, Vf è uguale a V con I, mentre sotto abbiamo l'equazione oraria della velocità. Ragazzi, sentite rumore perché sopra di me ci sono dei lavori in corso, ecco, almeno voi vi sparagnate questo casino. Allora, andiamo avanti. Quindi abbiamo studiato il moto rettilineo uniforme. Professore, scusi, Sì. puoi rimettere un attimo la slide di prima, un secondo? Certo che sì. Comunque anche io metterò anche le slide, va bene? Anche queste che io scrivo ve li do. Grazie Sono mille. materiale che vi do tutto, ragazzi. Tutto quello che scrivo io qui nel file su OneNote, che è i file PDF. Andiamo avanti. Allora, abbiamo studiato il moto lungo il piano orizzontale, ma sappiamo bene che ci sono anche moti lungo il piano verticale, quelli che viene in gergo chiamato caduta di un grave o corpi in caduta libera. Già il grandissimo Galileo, a cavallo tra il 1500 e il 1600, aveva avuto una bellissima intuizione, che diceva questo, che in assenza di attriti, due oggetti portati alla stessa altezza e lasciati cadere, arrivano al suolo, quindi a terra, nello stesso tempo. Però, ovviamente, non devono esserci attriti. Qui abbiamo una rappresentazione di quanto appena detto, abbiamo una pietra, non so, un sasso e un pezzo di carta.
In questo tubo qui ci sono attriti e ovviamente se lasciamo cadere una pietra e un foglio, il foglio siccome volteggia in aria arriverà a terra dopo il sasso. Se invece qui in questo cilindro viene fatto il vuoto, quindi non ci sono attriti o sono ridotti al minimo, insomma, e la pietra e il foglio vengono fatti lasciar cadere, o la piuma, tutte e due arrivano a terra nello stesso tempo. Perché secondo voi devono arrivare a terra allo stesso tempo? Perché hanno la stessa accelerazione. Esatto, bravissima, perché hanno la stessa accelerazione gravitazionale. Infatti, ieri abbiamo detto che è l'accelerazione la causa del movimento dei corpi. Qui abbiamo G, che è 9,8 metri al secondo quadro, accelerazione gravitazionale, ma questa G è uguale sia per il sasso che per il pezzo di carta. Quindi tutte e due hanno la stessa accelerazione, avranno la stessa velocità finale e arriveranno nello stesso tempo al suolo. Molti potrebbero pensare, il sasso è più pesante, quindi ha più massa e arriva prima al suolo. Invece assolutamente no, sbagliatissimo. Quindi tutte e due arrivano a terra nello stesso momento, se non ci sono attriti, attenzione. Quindi il moto lungo l'asse delle Y, quindi la caduta libera, è indipendente dalla massa degli oggetti. Se lasciamo cadere, come dicevo prima, anche da un balcone, un armadio o una penna, tutte e due arriveranno nello stesso istante di tempo. Che succede? Che essendo che abbiamo una G che accelera l'oggetto, che tipo di moto è? Uniforme o uniformemente accelerato? Accelerato. È accelerato. Accelerato. Facciamo adesso qui un esempio, prendiamo un palazzo, fissiamo il nostro asse Y e mettiamo lo 0 qui sopra. Attenzione che siamo noi a decidere dove mettere gli assi, come metterli e dove posizionare lo 0. Tanto non cambia nulla. Quindi mettiamo lo 0 qua, in cima al palazzo. Lasciamo cadere un oggetto, un corpo di massa M e vediamo un po' quello che succede. Quindi qui abbiamo 0, 1 secondo, 2, 3, 4, fino a 5 secondi. Essendo che è accelerato, lui non percorre spazi uguali in tempi uguali, ma in ogni intervallo unitario di tempo lo spazio percorso aumenterà, perché appunto lui accelera e quindi la velocità varia. Quindi qui abbiamo i secondi, qui abbiamo lo spazio percorso, quindi da 0, quindi all'inizio, dopo un secondo fa 4,9 metri, dopo 2 secondi 19 metri, dopo 3 secondi 44 metri e così via. E come possiamo anche vedere, la velocità non è costante, ma man mano lui scende, ovviamente, questo valore aumenta sempre più. Qui c'è il valore metro al secondo e qui chilometro all'ora. E G sembra uguale in ogni istante, in ogni intervallo di tempo. Ora, chi è che governa questo moto? Qual è la legge oraria che dobbiamo sfruttare? La legge oraria è esattamente quella studiata in precedenza. Esattamente questa di qui. Per adesso, al posto di x finale, abbiamo la coordinata y finale e y iniziale, perché stiamo semplicemente cambiando l'asse in cui avviene il moto. Ma la formula, la legge oraria è sempre questa. Adesso A è uguale a G, quindi a 9,8 metri al secondo quadro. Positiva o negativa a seconda dove dirigiamo noi l'asse delle Y. Però se l'asse delle Y è rivolta verso l'alto, G è sempre rivolta verso il basso, G è sempre così, e quindi G è 9,8 metri al secondo quadro. Ricordiamoci i versori. Allora, perché G, in questo modo, G ha la stessa direzione di Y, o meglio, dal versore U di Y, ma al verso opposto, quindi è meno 9,8. Quindi l'accelerazione sarà meno 9,8
l'equazione da utilizzare per la posizione è esattamente quella vista poc'anzi, però al posto della x vado a mettere la y finale, qui ci manca una f, o una parentesi t, e qui c'è la y iniziale, qui c'è la v iniziale e il tempo che scorre sempre, che è la variabile indipendente. E la velocità, come abbiamo visto poc'anzi, è esattamente la stessa formuletta, però al posto di A mettiamo meno G. Meno G perché? Perché stiamo supponendo in questa formula qui che G essendo verso l'alto, Y è rivolto verso l'alto, quindi io metto automaticamente meno G. Quando devo mettere poi il valore metto soltanto 9,8 perché il segno meno già l'ho preso in considerazione. Qui la V iniziale è 0 nell'esempio visto poc'anzi, quindi questo qui si toglie e rimane soltanto meno GT. La velocità, quanto viene la velocità? Con quale velocità arriva al suolo l'oggetto? La formuletta è questa. Dice, ma da dove la prendiamo? O la prendiamo da qua, di quella che abbiamo visto anche prima, V finale uguale V iniziale più AX finale meno X iniziale. Prendendo questa, al posto della X mettiamo la Y iniziale nel nostro caso era uguale a 0, quindi rimane soltanto questo pezzo qua. Quindi sono quelle formule riadattate al nostro problema. Ok, molto interessante guardare queste due formulette, che sono il tempo di caduta e la velocità con cui il corpo raggiunge il suolo un istante prima appunto di toccarlo. Questa di qui è ovvio che deriva da questa. Qui abbiamo un quadrato. Per togliere il quadrato facciamo la radice quadrata, quindi è radice quadrata di tutta questa quantità qua. Va bene. E questo qui è il tempo di caduta. Ora, vediamo un po' se posso dirvi qualche altra cosa. Qui il tempo di caduta, 2, y, v con 0, ok. Vediamo un po' cosa rimane qua. Va bene. Ok, 2 secondi e vi faccio vedere un po' da dove esce fuori il tempo di caduta. Così prendete anche un po' di confidenza con le formulazioni matematiche. Facciamo caso che, non so, quello che ognuno di noi, insomma, facciamo la sera prima di andare a letto, che è quello di guardare il telefonino. Quindi qualcuno però avrà avuto la sfortuna che questo telefono gli scappa dalle mani e gli sbatte in faccia. Vediamo un po' quello che succede a tal proposito. Quindi facciamo qui un bel letto, questo qui è un cuscino, questo qui è qualcuno mezzo addormentato che cerca di guardare il telefonino, questo qui è in mano c'ha il telefono con un occhio aperto e uno mezzo chiuso, perché la sera si dovrebbe dormire. Allora, abbiamo questo oggetto che magari, ahimè, ogni tanto scivola a qualcuno, magari gli colpisce la faccia. Però perché non siamo in grado di scansarlo questo telefono? Vediamo un po' le grandezze che entrano in gioco. Per capire un po' il tempo di caduta e con quale velocità questo oggetto arriva, è utile fissare un sistema di assi cartesiani. Quindi l'asse delle x sinceramente non ci interessa, quindi metto soltanto l'asse delle y. Questo qui è il nostro 0. Quindi questo telefonino avrà una certa altezza rispetto alla faccia dell'omino H che è uguale a y iniziale. Ora, ahimè, c'è questa G
che è sempre rivolta verso il basso, quindi che fa cadere il telefono dall'alto verso il basso. Mettiamo caso che questo h con i sia uguale ad che so, così, 28 centimetri. 28 centimetri. La nostra domanda è: qual è il tempo di caduta? Abbiamo tempo per scansarci, sapendo che mediamente il tempo di reazione del nostro corpo è circa uguale a mezzo secondo, va bene? Quindi quando noi vediamo un pericolo abbiamo mezzo secondo affinché il nostro organismo attivi qualche movimento per scansarci dal pericolo, appunto. Quindi questo qui è il tempo di reazione, quindi il tempo R, metto TR. Vediamo se con quale tempistica invece questo telefono ci arriva in faccia. Ovviamente il tempo di reazione è tra mezzo secondo e un secondo, per essere più corretti. Quindi abbiamo questa y iniziale. Abbiamo soltanto il valore di y iniziale e di g. Ma non abbiamo soltanto questa y iniziale, abbiamo anche quella finale, che è esattamente uguale a 0, in quanto io intelligentemente, visto che conosciamo un po' la fisica adesso, noi intelligentemente fissiamo il nostro sistema di riferimento esattamente a livello della faccia dell'omino. Così la y finale è esattamente 0. Quindi conosciamo y iniziale, y finale e g. Ma c'è un'altra grandezza che conosciamo, che io non ho detto, che è esattamente la velocità iniziale. Quant'è la velocità iniziale? 0. Perfetto, 0 metri al secondo. Avendo un po' tutto questo, ora guardo in tasca e dico: che strumenti c'ho? Io capisco, anzi noi capiamo, perché adesso è un qualcosa che dobbiamo fare insieme, noi capiamo che è un moto uniformemente accelerato e dico: ok, io conosco la formula del moto uniformemente accelerato e la metto su carta. Y finale uguale y iniziale più v iniziale t più un mezzo a t al quadrato, ed è quello che conosciamo. E conosciamo anche la formula della velocità finale, v finale uguale v iniziale più a per t. Fin qui nulla di nuovo, però adesso sta a noi maneggiare bene queste due equazioni. Ora analizziamo prima la prima equazione che abbiamo scritto. Qui cosa abbiamo? Questo qui ce l'abbiamo, y finale. Sì, ce l'abbiamo, perché è uguale a 0. Y iniziale ce l'abbiamo o no? Sì o no? Sì. Perfetto, barriamo il sì. Quindi ce l'abbiamo. V iniziale ce l'abbiamo pure, che è esattamente uguale a 0. Il tempo è quello che noi vorremmo trovare, e la A ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo questa? Sì. Esatto, che è 9,8. Quindi abbiamo un'equazione ad un'incognita e la possiamo risolvere. Inizio un po' a togliermi di mezzo quello che non mi serve, o quello che è esattamente uguale a 0, tipo questo è uguale a 0, questo è uguale a 0. E rivado a riscrivere tutto: 0 uguale y iniziale più un mezzo a t al quadrato. Ora al posto di a vado a mettere g. Ora qui abbiamo due opzioni: o metto meno g, quindi sto prendendo già il segno meno in considerazione, oppure metto soltanto g e segno meno lo metto dopo, quando c'è la formuletta. Io lo metto direttamente meno g. Cioè dico dopo, quando dobbiamo mettere i numeri. Io lo metto fin da subito il segno meno. Ok. Quindi quello che vogliamo trovare è questo t al quadrato, che è il tempo di caduta, va bene? Perché tutta l'equazione che abbiamo scritto si riferisce al nostro sistema. Quindi oggetto da y, che cade da un y iniziale fino ad un y finale. Che faccio? Vado ad isolare questa t. Prima mi tolgo di mezzo questo. Quindi prima togliamoci di mezzo quello che moltiplica o divide l'equazione.
quindi lo porto dall'altra parte e avremo meno y con i uguale meno un mezzo gt al quadrato. Qui c'è un segno meno a sinistra, un segno meno a destra, che diventano tutte e due più, perché moltiplicando o dividendo un'equazione sia a sinistra e a destra non cambia completamente il risultato. Leggi della proprietà distributiva rispetto al prodotto. Quindi mi diventa così. Il nostro obiettivo è trovarci t, che è il tempo di caduta. Quindi tutto quello che c'è qua io lo devo togliere e lo porto dall'altra parte. G che fa qua? Moltiplica. Dall'altra parte che deve fare G? Se qui moltiplica. Divide. Divide. Il 2 invece, bravissimi, il 2 qui divide. Che fa dall'altra parte? Moltiplica. Moltiplica, perfetto. Quindi 2 y iniziale diviso g uguale t al quadrato. Per toglierci di mezzo questo quadrato, che si fa? La radice... Perfetto. Ecco, che abbiamo trovato il tempo di caduta. Il tempo di caduta lo scrivo un po' meglio. Il tempo di caduta è esattamente radice di 2y iniziale fratto g. Quello che poi potreste scrivere t uguale a radice di 2h fratto g, dove h sta per l'altezza, va bene? E questo qui l'ho messo nelle slide. Vediamo quant'è il tempo di caduta del nostro oggetto. A me qui mi interessa la massa del telefonino? No. Assolutamente no, non ci interessa. Quindi abbiamo che radice quadrata di 2 per y iniziale, che è h, che è l'altezza, è 28 centimetri. Questo 28 centimetri cosa devo fare per poterci lavorare con questa... metri. Bravissimo. Basta fare diviso 100 e ci viene 0,28 diviso 9,8. Io qui non metto meno 9,8 perché il segno meno già l'ho messo qui all'inizio. Per due motivi. Primo l'ho messo all'inizio, e se qui c'è un segno meno, la radice quadrata di un numero negativo non esiste, e a maggior ragione non esiste un tempo negativo. Perché un tempo negativo significa essere prima del Big Bang. È una cosa impossibile. Allora, unità di misura, ho dimenticato, qui è metro al secondo al quadrato. Uguale, calcolatrice che non trovo. Allora, e abbiamo 0,28 per 2 diviso 9,8, tutto questo fa radice di 0,057, potremmo approssimare a 0,6, ma va bene così. Qui ci rimane secondo quadro, perché metro e metro se ne vanno. Qui c'è un secondo quadro, ma è un denominatore di un denominatore che si porta sopra. La radice quadrata di questo fa esattamente circa uguale, questa simbologia significa circa uguale a 0,24 secondi. Quindi questo benedetto telefono impiega soltanto 0,24 secondi prima di arrivare esattamente nel centro della fronte. Ora, quanto era il tempo di reazione? 0,5. Siamo in grado di reagire, quindi di scansarci? No. No, infatti ogni sera, aprendo la finestra, si sente nell'aria qualcuno che dice parolacce. Il motivo è che gli sbatte il telefono in faccia. Allora, andiamo alla velocità finale. Poc'anzi abbiamo scritto l'equazione di questa velocità finale. E sappiamo che quella iniziale è uguale a 0, quindi la togliamo, e ci rimane v finale uguale, qui metto direttamente meno g per t. Ora, meno 9,8 metri al secondo quadro per 0,24 secondi, uguale
9.8 per 0,24 uguale a 2,35 metri al secondo, perché questo qui se ne vanno, mi rimane metro al secondo. E 2,35 metri al secondo sono la bellezza di, moltiplicando 2,35 metri al secondo, moltiplicandoli per 0, scusatemi, per 3,6, fattore di conversione, sono 8,4 km all'ora, che non sono pochi. Poi più grande è la massa del telefonino, più vedremo sarà l'impulso, la quantità di moto e quindi l'impulso che riceveremo, più grande sarà il dolore e più grande sarà l'imprecazione che si sentirà. Ok, abbiamo visto che senza fare chissà quali magheggi matematici, conoscendo le equazioni base possiamo trovarcela qualsiasi. Questo qui è utile anche come esercitazione. Quindi conoscendo veramente quelle formulette base possiamo trovarci di tutto. Ok, questa qui è l'altra formuletta per trovarci la velocità prima che raggiunga il suolo, che è esattamente uguale a quella che abbiamo fatto noi. Però noi abbiamo ragionato con il tempo, ok? Con il tempo. Qui se abbiamo soltanto l'altezza, quindi non conosciamo il tempo di caduta, possiamo trovarci quanto vale d. E da dove viene questo? Esattamente da questa formuletta di qui, vista poc'anzi, rielaborata, eliminando quello che non ci serve, otteniamo questa b finale. Quindi conoscendo soltanto l'altezza possiamo conoscere la velocità di caduta un istante prima di toccare il suolo, conoscendo soltanto l'altezza. Ok, ora, noi abbiamo parlato di moti unidirezionali, va bene? Però è ovvio che nella vita quotidiana possiamo avere moti bidimensionali e a maggior ragione tridimensionali, in tre dimensioni, tridimensionali. Però noi ci limitiamo al bidimensionale. Ma è chiara, spero che sia chiara, un concetto molto, credo che adesso sia semplice, che anche se abbiamo un moto bidimensionale, quello che si fa è possiamo spezzettare questo moto nell'asse delle x e nell'asse delle y. Quindi studiare quello che succede su x e studiare quello che succede su y. L'unico collante che mantiene unite i due moti sui due assi è semplicemente il tempo, perché il tempo scorre uguali per tutti e due i moti, sia sull'asse delle x che su quello delle y. Poi le velocità e le accelerazioni, ogni asse può avere i suoi valori, ma il tempo è quello che ci accomuna tutti. Quindi scorre indipendentemente dal tipo di moto e da dove avviene il moto. Quindi questo per... Qualcuno vuole parlare? Mi scusi, professore. Sì. Sono Lorenzo De Angelis. Buongiorno, Lorenzo. Buongiorno. E mi è stato riferito che lei mi ha messo assente stamattina all'appello e io non partecipo alle lezioni di fisica perché mi è stata convalidata la sua materia. Ah, e allora, perché se qui, insomma, mi chiedo, se convalidata, potresti anche non seguire, o sbaglio? Sì, perché in pratica io ho fatto un anno di biologia prima di medicina e ho mandato una richiesta di prevalutazione. L'unica cosa è che mi verranno ufficialmente verbalizzati a fine febbraio, però mi è arrivato già l'email di convalida per quanto riguarda fisica. Ok, quindi non è costretto a seguire o meno, insomma, va bene? Cioè, da quello che sto capendo. Però, dico, se vuoi seguire per me non è un problema. Non so se metterti la presenza, questo io non lo so se metterti la presenza o l'assenza. Boh, vabbè, se sei qui io ti metto la presenza. Ho parlato con la segreteria e mi hanno detto che non sono tenuto a seguire le lezioni di fisica proprio perché appunto mi è stata convalidata. No, le volevo soltanto dire questo. Ok, va bene, va bene. Bene, la ringrazio. Va bene. Buona giornata. Allora,
Quindi, se c'è un moto bidimensionale in entrambi gli assi x ed y, li studiamo in modo separati. Avremmo uno spostamento lungo x, uno spostamento lungo y, una velocità e un'accelerazione sia su x sia su y. Questa slide, in poche parole, dice questo. E vedremo che inizialmente avremmo un valore, ad esempio, della velocità o dell'accelerazione che poggia un po' su x o un po' su y, sostanzialmente un vettore che ha una certa inclinazione rispetto agli assi. Quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente scomporlo. Però un esempio per antonomasia che spiega bene quanto appena detto è l'esempio del moto parabolico o moto di un proiettile. Che significa moto di un proiettile? Allora, analizziamo questo sistema che è semplicemente un cannone che spara una palla, va bene? Inizialmente, la palla ovviamente è questa azzurrina qua. Inizialmente il cannone ha un certo angolo di elevazione rispetto all'orizzontale che chiameremo θ con 0, θ con i, o θ o alfa, beta, non ci importa il nome, ma è un angolo x qualsiasi. Avremo questo d con 0 iniziale. Ora vi faccio una domanda. Abbiamo capito dalle parole dette prima che il moto si divide in quello lungo l'asse della x e in quello lungo l'asse della y. Lungo l'asse della x, secondo voi, che tipo di moto è? Velocità costante. Perfetto, con v costante, quindi un moto rettilineo uniforme. Infatti, se noi scomponiamo questo vettore v, perché come detto ieri, se abbiamo un vettore inclinato, lo dobbiamo scomporre in x e in y. Io prendo v, lo scompongo con le regole che abbiamo appena visto ieri, e ho v0x e v0y. Lo 0 sta a significare che è l'istante al tempo t uguale a 0 iniziale. Quindi questo v con 0x è sempre costante. Infatti la lunghezza della freccia è sempre uguale, non cambia mai. Perché lungo l'asse delle x, togliendo l'attrito con l'aria, non ci sono forze che lo rallentano. Quindi lui prosegue in modo indisturbato. Invece lungo y che succede? Un moto uniformemente accelerato. Perfetto. È decelerato nella prima metà della traiettoria. Quindi se prima qui c'è v con 0 che ha un certo valore grande, v con 0y, siccome g è sempre rivolto verso il basso, lo decelera. Quindi abbiamo un valore grande che poco a poco va diminuendo fino ad arrivare alla quota massima. Nella quota massima c'è la vy esattamente uguale a 0. Infatti subito dopo inizia ad essere negativa la v con 0 perché l'oggetto inizia a riscendere. Infatti qua la velocità lungo y ricresce per il modo negativo fino ad arrivare nel punto 0 iniziale ad essere esattamente uguale a quella iniziale, però con verso opposto. Perché dovete capire che nella fisica, togliendo l'attriti, tutto un po' si conserva. Quindi anche in questo caso la velocità si conserva. Quindi tanto avevo prima e alla fine tanto devo avere. Quindi moto decelerato, accelerato. Lo vediamo anche qua. No, non lo vediamo qua, dico una bugia, lo vediamo neanche qua. Dove lo vediamo? Non lo so. Qua. Vettoriale. Sempre la simulazione che abbiamo su questo bellissimo sito. Quindi c'è questo cannone. Possiamo variare l'angolo di elevazione dello sparo, ma anche l'altezza iniziale, però mettiamolo qui sullo 0.
Prof, scusate l'interruzione, sono D'Agostino. Sì. Volevo avvisarvi che ho saltato la prima ora perché non avevo connessione praticamente, mi sono connessa alle 9 adesso. Ok. Ho mandato un messaggio, volevo avvisare che sono presente a quest'ora. Quando finiamo poi mi ricordi, Sì, va ok, bene? grazie. Allora, dov'è? Mettiamo lo 0 qua. Quindi io da qui posso variare la velocità dello sparo, la V iniziale, e spariamo, vediamo quello che succede. Mettiamo i vettori, dove sono quei vettori, nel senso dell'aria, ci saranno già automaticamente. Ecco, se io vado ad variare l'inclinazione, ovviamente varierà quello che adesso andremo a vedere, si chiama gittata. Però volevo farvi vedere i vettori. Dov'è che sono i vettori? Ah, qua, perfetto. Quindi facciamo un po' lento, spariamo. Ecco, se voi non lo fa vedere. Perché non li fa vedere? Vettori. Ogni tanto fa come dice lui. Ah, qua. Vabbè, l'accelerazione. Lo cancelliamo, perfetto. Componenti, ok, ci siamo quasi. Quindi io sparo, vediamo che il vettore questo orizzontale è il vettore componente della velocità lungo x e non varia mai, è sempre uguale, mentre quello lungo y prima decresce, poi si annulla nella quota massima per poi riaumentare, però deve in verso opposto. Quindi decresce e poi riaumenta però in direzione opposta. Infatti l'oggetto va dall'alto verso il basso. Quindi quello facciamo un po' più piccolino. Quindi ovviamente cambiando la velocità cambia la distanza di dove arriva l'oggetto. Facciamo l'ultimo. Quindi questo qui è sempre costante. Quello lungo y aumenta e poi diminuisce e poi aumenta. Qui potete anche sparare qualsiasi cosa. Potete sparare anche qualche persona che vi sta un po' sulle scatole. Lo sparate. Ok? Però ahimè cade all'impiedi. Va bene. Qual è l'operazione da effettuare? L'operazione da effettuare per studiare il moto su x e su y è quello di scomporre. E già l'abbiamo visto ieri come si fa a scomporre un vettore. Semplicemente, se qui abbiamo la velocità iniziale della palla del cannone, lo faccio un po' esagerata, andiamo a scomporlo. Mettiamoci anche valore dell'angolo, abbiamo tipo 45 gradi, quindi qui ci sarà un V con X e qui un V con Y. Quali sono le formulette per trovarci V con X e V con Y? Ce lo dice il teorema del triangolo rettangolo, che abbiamo già visto ieri, con il seno e con il coseno. Ok. Poi qui semplicemente, ragazzi, quello che si fa è tirar fuori le leggi orarie lungo x e lungo y. Lungo x, ovviamente, questo qui sono le scomposizioni delle velocità. Lungo x avremo un moto rettilineo uniforme, questo qui è una replica. Avremo un moto rettilineo uniforme, quindi x che cosa è uguale? Ad x iniziale, che in questo caso è uguale a 0, perché la palla viene sparata dall'origine degli assi, più v iniziale lungo x per il tempo. Ora, al posto di v iniziale lungo x, dobbiamo mettere il valore che ovviamente dovremmo calcolare, che è il componente lungo x della velocità. Andiamo invece su y. È un moto accelerato e decelerato,
Quindi scriveremo, prima ci troviamo quanto vale V con 0 lungo y, che è semplicemente uguale a la V iniziale per il seno dell'angolo e la scomposizione di questo vettore, come abbiamo visto prima. Il triangolo è questo di qua. Poi semplicemente, poc'anzi abbiamo studiato che l'equazione della V è uguale a V finale uguale a V iniziale più o meno A per T. Quindi V finale uguale a V iniziale, ovviamente lungo y, meno G per T. Ora al posto di V iniziale y vado a mettere quanto vale il suo componente. E questo di qui invece è l'equazione, e non di V, ma della posizione. Come fatto anche in precedenza, andiamo ad inserire il valore che abbiamo trovato dal componente di V con 0y o di VIY. E poi nulla cambia, ragazzi. Poi è sempre lo stesso modo di ragionare, un po' come fatto poc'anzi con l'esempio del telefonino. Ad ogni modo, quello che voglio dirvi è questo. Questa di qua è l'altezza massima è l'altezza che lui raggiunge. Questo qui, H. Altezza massima. Come si trova? Vabbè, qui ci sono un po' di formulette, formule inverse, io non siamo qui a fare matematica. Semplicemente conoscendo quanto vale la V iniziale e conoscendo l'angolo possiamo trovarci l'altezza massima. Però vediamo che cosa? Che questa altezza dipende dall'angolo θ. Quindi questo H è direttamente proporzionale al quadrato del seno di θ. Quindi variando questo θ varierà ovviamente anche l'altezza. L'altezza sarà massima quando l'angolo di elevazione è di 45 gradi. Lo sanno, lo sapevano benissimo, ma lo sanno tuttora. Chi è nell'esercito, insomma, che deve sparare dei missili o su chi che sia, perché questo qui è balistica, né più e né meno. Quindi anche ai tempi, quando si sparano le palle di cannone tra due navi, sappiano benissimo come fare questi calcoli. Ok. Un'altra grandezza molto importante è la gittata, o meglio la distanza o lo spazio percorso lungo l'asse delle X dell'oggetto che è stato appunto sparato. Non sto qui a dirvi come si viene a trovare, ad ogni modo abbiamo la formuletta già bella prestampata, però vi consiglio di dare un'occhiata. Anche qui la gittata dipende dal seno dell'angolo e ovviamente dalla velocità, del valore della velocità iniziale di sparo. Quando è che R è massima? Quindi quando è che arriviamo ad una distanza massima? Quando sempre θ è di 45 gradi. Quindi questo 45 gradi mi dà la lunghezza, la gittata massima e l'altezza massima di elevazione. Qualcuno che fa una domanda? Io, prof, mi scusi, ma per trovare R, no? Sì? V0 al quadrato per il seno al quadrato, no? Per trovare R, V0 al quadrato... Per il seno al quadrato o seno di 2 alfa? È seno di 2 alfa. È seno di 2 alfa, ok, va bene? grazie. Ok? Poc'anzi c'era un sen quadro θ, ma qui non c'è un 2. Allora, tutti questi sen quadro θ, seno di 2 alfa o di 2 θ, vengono fuori dai passaggi algebrici, però, ripeto, non voglio appesantire la lezione al riguardo. Questo esempio per dire che il modulo lo dobbiamo scomporre in 2 dimensioni. Studieremo quello che c'è sulla X e quello che c'è sulla Y, e il collante tra X e Y è il tempo. Infatti, domanda secca. Secondo voi, qual è il tempo, no, quello veramente non posso dirvelo. Sì, posso dirvelo. Sì. Se io ho l'altezza massima che ho trovato, va bene? Qual è il tempo di caduta secondo voi, conoscendo l'altezza massima? L'abbiamo visto poc'anzi. Qui abbiamo che
abbiamo una velocità nulla lungo l'asse delle y, quindi possiamo andare ad applicare questa formula di qui. Perché qua? Perché qui ci dice che un oggetto che ha una certa altezza h rispetto al suolo ha questo tempo di caduta. Qui a me non mi interessa né quanto è la massa e né quello che succede sull'asse delle x. Quindi, conoscendo l'altezza massima, io posso trovarmi con del tempo di caduta. Ci siamo? Quindi basta mettere qui l'altezza massima raggiunta. Oppure, altra domanda che io faccio però qua. Altra domanda. Adesso qui è la traiettoria. Qui abbiamo v con, chiamiamo anche noi v con 0, così non ci confondiamo. Qui c'è l'asse delle y e qui c'è l'asse delle x. Abbiamo capito che dobbiamo scomporre questi vettori. Quindi faremo, questo qui è v0x, che non è altro che il componente lungo x della velocità. E questo qui sarà v0y vettore. Questo qui lo metto qui. E questo di qui dovrei farlo un po' più piccolo. Ecco qua. Ora, se vogliamo trovarci l'altezza massima, abbiamo detto che semplicemente poc'anzi abbiamo visto quelle formulette che non vorrei riprendere, altrimenti perdiamo un po' troppo tempo. Nell'Excel dice tutto. La mia domanda è questa: secondo voi, se qui c'è un certo tempo che chiamo t di salita, t salita, quindi il tempo che la palla impiega per passare dalla quota 0 alla quota massima, secondo voi quanto sarà il tempo di discesa? Quindi il tempo impiegato per passare dalla quota massima alla quota minima. Lo stesso, ma con il meno. Esattamente, sono esattamente uguali. Tanto ci sta per salire e tanto ci sta per scendere. Quindi se vi si chiede qual è il tempo totale del moto parabolico, è semplicemente 2 volte il tempo di salita oppure 2 volte il tempo di discesa. Avendo h, noi già conosciamo qual è il tempo di discesa, quello che abbiamo chiamato poc'anzi il tempo di caduta. Quindi il tempo di discesa uguale a radice di 2h fratto g, e ce ne usciamo puliti. Questo stesso discorso posso farlo anche per qui, ma trovate la risoluzione matematica appunto nelle slide. Nulla cambia, va bene? Qualcos'altro che posso aggiungere qui? Non mi viene nient'altro. No. Quindi la v con 0x è sempre costante, abbiamo detto, sempre costante, in qualunque posto lui si trovi, lungo la traiettoria, è sempre costante. Mentre v con 0y, questo qui è v con 0x, abbiamo detto che si annulla v con 0, su 0 non mi piace, vy è qui, senza 0. Vy è uguale a 0 per h uguale massimo. Invece vx è uguale costante, esattamente uguale a v con 0x. È sempre uguale. Ok, non vorrei aggiungere altro. Le slide sono abbastanza chiare. Vediamo se... allora... Ecco, qui ad esempio... quando vedete queste slide, qui lui si vuole calcolare la gittata, quindi lo spazio percorso. Però l'informazione importante è che il tempo
il tempo che lui impiega per passare dal punto iniziale al punto finale è esattamente 2 volte il tempo di salita o il tempo di discesa. Quindi questa qui è l'informazione importante, perché il tempo di salita e il tempo di discesa me la dà me la dà l'equazione lungo l'asse delle y, perché è lui che comanda sul tempo. L'asse delle y, l'equazione lungo y comanda sul tempo. Perché ovviamente quando il moto fa sale e scendi, quando ritorna sulla superficie del suolo, lui si ferma. Quindi è l'asse delle y che mi detta quanto deve valere il tempo. Infatti, il tempo, poc'anzi, l'abbiamo trovato con l'altezza, ma l'altezza è una quantità dettata dall'asse delle y. Però questo tempo poi è esattamente uguale a quello dell'asse delle x. Perché il tempo ovviamente cammina sempre uguale per tutti e due gli assi. Quindi qui tiene in considerazione che il tempo totale è 2 volte il tempo di salita. Poi prende semplicemente l'equazione del moto rettilineo uniforme e scrive che x finale è uguale a x iniziale che è 0 più vx per t. Va a mettere la componente di vx, che è sempre uguale, e va a mettere 2 volte t1, che è il tempo impiegato per passare dalla coordinata x0 quindi x iniziale alla quota x finale. Quindi qui puoi semplicemente non sostituire i parametri. Va bene. Qui c'è un esempio di gittata che lo lascio fare a voi, un esempio numerico. Passiamo al moto circolare. Innanzitutto ci sono domande a riguardo? Moto circolare. Secondo voi cos'è il moto circolare, ragazzi? Sarebbe il moto di una particella su una circonferenza? Sì, esatto, il moto di un oggetto o di un corpo di massa m che ha traiettoria circolare. Semplicemente questo, va bene? Il moto di un oggetto che ha una traiettoria circolare. E poi vedremo, se ci arriviamo, perché è appassionato di moto, il perché i piloti si devono inclinare per percorrere una curva. Quindi il moto circolare uniforme è appunto il moto di questo oggetto che ha traiettoria circolare mantenendo il modulo della velocità costante. Soltanto il modulo. Qui c'è una differenza tra il moto rettilineo uniforme e il moto circolare uniforme. In entrambi i casi è il modulo di V che si mantiene costante, ma mentre il moto rettilineo c'era anche direzione verso costante, qui la direzione verso varia in ogni istante di tempo. Se voi guardate, questo qui è la traiettoria circolare di questa particella, di qua, di questo corpo di massa m, e in questo punto la V, come spiegato ieri, è tangente alla traiettoria, quindi è secante alla traiettoria, quindi non tocca la traiettoria, o meglio, tocca la traiettoria senza tagliarla a metà, o tagliarla, ecco. Senza... c'era un'altra parola che non mi viene, senza intersecarla, ecco. Se questa particella poi, facendo il moto rotatorio, è qui, il vettore velocità adesso è diretto in questo modo, perché la retta tangente in questo punto è così. Quindi mi cambia direzione e verso, ma non il modulo, perché è costante nel moto circolare uniforme. Se passiamo qui, la tangente in questo punto è esattamente questa linea qua. Quindi il vettore V giace su questa retta. Ora vediamo che la V si mantiene costante in modulo, ma varia verso e direzione. E cosa abbiamo detto della causa
che fa cambiare verso e direzione al vettore velocità? Chi è che fa cambiare verso e direzione? L'accelerazione. Perfetto. Infatti, nel moto circolare uniforme, anche se è uniforme, c'è un'accelerazione. Quindi, a differenza del moto rettilineo, dove A era uguale a 0, rettilineo uniforme, qui c'è un'accelerazione che è diretta verso il centro della circonferenza. È come se c'è questa forza, quindi questa accelerazione, che spinge, che tira verso il centro della circonferenza la particella lungo il suo moto rotatorio. Se noi tagliamo, quindi tronchiamo, tipo questa qui è una particella collegata con quindi una massa m collegata con una corda, al centro della circonferenza. Noi siamo qui al centro e che facciamo roteare questa particella, questo corpo. Se noi ad un certo istante tagliamo o lasciamo andare la corda o la tagliamo, non c'è più l'accelerazione che detta il moto circolare e infatti se tagliamo in questo punto, il corpo andrà in maniera concorde al vettore velocità. Quindi lui farà questo moto così. Perché è V che detta il verso e la direzione del moto degli oggetti. Se noi invece lo tagliamo in un altro punto, tipo lo facciamo, tagliamo la corda qui, allora io devo cancellare questo e devo cancellare questo. Quindi se questo qui è la nostra corda, quindi lui gira, in questo punto tagliamo, quindi tagliamo la corda qua, lui proseguirà esattamente come era nel verso e nella direzione di V in quell'istante preciso quando noi abbiamo tagliato la corda. Quindi uno potrebbe pensare fa un moto parabolico, no, va dritto, va esattamente dritto. Quindi è la A che mi fa variare verso e direzione della velocità, ma non il modulo. Altrimenti avremo un moto circolare uniformemente accelerato, ma questo qui è un circolare uniforme. Ovviamente sia V che A sono vettori. Per trovarci, un'altra cosa importante è che questa V si chiama velocità tangenziale del corpo. Tangenziale perché è tangente alla traiettoria. Perché poi dobbiamo distinguerlo dalla velocità angolare. Ora, questa accelerazione centripeta come si trova? Semplicemente avendo la velocità al quadrato diviso R, dove R è il raggio della circonferenza. Un'altra, questo qui ragazzi è importante per quando studieremo i tipi di centrifugazione. Quindi per separare, per l'analisi del sangue, ad esempio, ci sono le centrifughe, dove si viene a separare, dove vi è una separazione del plasma, dalle piastrine, dai globuli, eccetera, eccetera. Lo vedremo poi nel dettaglio. E viene utilizzata appunto una centrifuga. E dietro la centrifuga c'è il concetto base del moto circolare uniforme. Quindi questa accelerazione centripeta, solitamente qui si indica con AR. Qui, scusate, AC, C di Como. Qui c'è AR per dire che è radiale, però vabbè, lasciamo stare. Quindi è uguale a V al quadrato diviso R, dove R è il raggio. Radiale significa che è in direzione del raggio. Un'altra caratteristica importante del moto circolare è il periodo di rivoluzione. Secondo voi cos'è il periodo? È il tempo che la particella... mi viene la parola. Percorre l'intera circonferenza. In quanto tempo la particella percorre l'intera circonferenza. Esatto. Se noi parliamo di moto circolare, il periodo, come diceva il vostro collega, è il tempo che impiega l'oggetto a percorrere un giro completo. Ma questo periodo si applica anche in altri ambiti della fisica, tipo l'elettromagnetismo. Quindi il periodo è, per racchiudere tutti i concetti fisici,
Il periodo è il tempo impiegato per compiere un ciclo completo. Questa parola ciclo ha tantissimi significati. Nel nostro caso è un giro. Nel caso delle onde elettromagnetiche è una vibrazione. Nel caso del pendolo è un'oscillazione completa, quindi un avanti e un indietro. Quindi è il tempo impiegato per compiere un ciclo completo, va bene? Quindi il ciclo poi non dobbiamo inserire la parola ideale a seconda di quello che stiamo appunto studiando. Qui è il giro completo. Unità di misura dell'accelerazione è il metro al secondo quadro, del periodo è il secondo, infatti il periodo si misura in secondi. Qui abbiamo un pi greco, conoscerete tutti il pi greco, che è 3,14, è un angolo che si misura in radianti. R si misura in metri e V in metri al secondo. Vabbè, questo qui è un po' quello che abbiamo detto, quindi non aggiungo altro. Ecco, oltre al periodo abbiamo altre due grandezze molto importanti. Una che è la frequenza. Cos'è la frequenza secondo voi? C'è anche scritto qui da qualche parte. La frequenza è il numero di cicli completi in un secondo, mentre il periodo è il numero di il tempo è il tempo che impiega per correre un giro completo. La frequenza invece è il numero di giri completi che si compie in un secondo. Ora però alla parola giri la sostituiamo con la parola cicli. Quindi la frequenza è il numero di cicli completi compiuto in un secondo. Nel nostro caso il numero di giri che fa in un secondo. Nel caso delle onde elettromagnetiche il numero di oscillazioni che compiono in un secondo. Sapete bene che le onde elettromagnetiche che provengono dal Sole hanno diversa frequenza. Il rosso è circa 770 nanometri, il blu siamo a 400 nanometri, quindi è una frequenza quella. La radio, quando noi sintonizziamo la radio, RTL 102.5, faccio pubblicità, però questo 102.5 che cos'è? È la frequenza di oscillazione di quella banda della radio. Quindi anche il concetto frequenza racchiude tantissimi aspetti fisici. Unità di misura è l'Hertz, Hz. Hertz, infatti la frequenza delle radio si misura anche in Hertz. Quindi la frequenza si misura in o 1 su secondo, ho sbagliato qui, unità di misura è 1 su secondo che è uguale ad Hz, Hertz. Hertz del fisico che appunto ha dato il nome alla frequenza. Il periodo può essere uguale ad 1 sulla frequenza, così come la frequenza può essere uguale ad 1 sul periodo. Formula inversa. Comunque qui ci sono tutte le formulette inverse. Poi abbiamo un'altra grandezza molto importante che è omega, quella che viene detta velocità angolare. Quindi abbiamo la omega. La omega è la velocità angolare. E come unità di misura ha il radiante, radiante al secondo. Ma che cos'è effettivamente questa omega? È molto semplice. Se noi prendiamo un cerchio, prendiamo un punto, cioè il centro della circonferenza, e prendiamo un certo punto P, una certa massa M che la facciamo in rosso. Ok? Quindi questo oggetto magari ruota in senso antiorario, quindi avremo una posizione iniziale e dopo un po' una posizione finale. Questo oggetto ha spazzato un certo angolo che chiamiamo θ, o alfa, beta, indifferente, θ. Quindi
omega è uguale a delta θ diviso delta t. Vi ricorda un qualcosa questo delta θ diviso delta t? Vi ricorda qualcosa o no? Questo delta. Forse delta R per delta T che abbiamo visto ieri. Ok, ma più che... Delta all'istante finale meno all'istante iniziale. Esatto, l'abbiamo studiato, esatto, quando abbiamo trovato che cos'è la velocità, che era un delta S fratto delta T, quindi lo spazio diviso il tempo. Qui adesso al posto dello spazio mettiamo un angolo, quindi è una variazione di angolo in un certo istante di tempo. Ora, io qui, per essere correttissimo, dovrei fare questo di qua. Allora, facciamo finta che è il centro. Così. Quindi dovrei dire, prima c'è questo θ iniziale, poi c'è questo θ finale, quindi fare la differenza tra θ finale meno θ iniziale che mi dà questo interno, questo qui è il delta θ, e poi dire delta θ fratto delta t è uguale alla velocità angolare. In soldoni significa l'angolo spazzato in un certo intervallo di tempo. E quando il moto è circolare uniforme, lui spazza angoli in tempi, gli stessi angoli in tempi uguali, mentre il moto rettilineo uniforme spazzava, compiva spazi uguali in tempi uguali, qui sono angoli uguali in tempi uguali. Quindi è una sorta di, è una velocità, però non ragioneremo più con le lunghezze, ma con gli angoli. Spero di essere stato chiaro. Vabbè, questo qui lo lascio così. Quindi delta θ fratto delta t. Ora, il θ ha un angolo. Gli angoli si misurano in gradi, o sessagesimali, decimali, ma anche in radianti. E quindi l'unità di misura è radiante, perché il θ è radiante, fratto secondo, perché il delta t si misura in secondi. Ora, per capire un po' il discorso del radiante, che sono sicuro che già molti di voi conosceranno, ma per correttezza lo dico. Questo qui dovrebbe essere un cerchio. Allora, dovete sapere che un angolo piatto, quindi questo qui è un angolo piatto di 180 gradi, è uguale a π greco radianti. Un angolo giro, che sono 360 gradi, è esattamente uguale a 2 π greco. Voi conoscerete la formuletta per il calcolo della circonferenza, del perimetro della circonferenza. Il perimetro della circonferenza è uguale a 2π greco r. Quindi questo 2π greco significa l'angolo giro, va bene? Il π greco ovviamente è uguale a 3,14 radianti. Questo di qui invece è 2 volte π greco, quindi 6,28 radianti. Quindi il radiante è semplicemente l'unità di misura, una delle tante unità di misura di un angolo. E nel caso di 180 e 360 sono uguali a 3,14 e a 6,28. Magari se l'angolo è questo di qua, sarà, non lo so, 0,5 radianti, non lo so. Un angolo, insomma. Ok. Qui ci sono tutte appunto le formulette inverse per trovarsi la velocità, la omega e l'accelerazione centripeta. Quindi guardate queste e non avete difficoltà. Va bene. L'unità di misura l'ho dette, sia di V che di omega che di AC, della frequenza pure. Ok.
Vediamo che c'è una similitudine tra un moto rettilineo uniforme e quello circolare uniforme. Al posto di x ora metteremo θ. Quindi al posto della grandezza lineare c'è la grandezza angolare θ. Al posto di v utilizzeremo spessissimo la omega, questo qui non guardate questa lineetta, è un errore. Al posto della velocità lineare troveremo la omega, velocità angolare, anche se qui abbiamo visto che c'è anche la velocità tangenziale. Poi vedremo che si parlava di accelerazione in quello rettilineo accelerato. Qui parleremo, oltre all'accelerazione centripeta, anche di accelerazione angolare, lo vedremo più avanti. E il tempo invece è uguale per tutte e due. Quindi c'è una similitudine tra una grandezza lineare e quella angolare. Questo qui è un esempio che lascio fare a voi. Ok. Domande, ragazzi? Dovete soltanto un po' assorbire questi concetti, però fatti bene fin da subito, quando proseguiremo con le lezioni non avete poi difficoltà a capire quello che faremo. Allora, noi con il moto circolare mettiamo un punto e virgola alla cinematica, perché l'unica cosa che ci rimane è il moto oscillatorio, ma quello lo vedremo un po' più avanti. Ora, io devo finire questa slide in 2 ore, è impossibile. Vabbè, qui per fortuna già con il professore Conigliaro avete parlato della dinamica. In poche parole, la dinamica... Quindi stiamo cambiando paragrafo, ragazzi. Quindi la cinematica è stata completata, ora passiamo alla dinamica. La dinamica è quella parte della fisica che studia le cause che hanno portato alla variazione di moto di un oggetto. Quando tratteremo con la dinamica, una grandezza fisica che ne fa da padrone è la forza, che appunto fa variare il modo degli oggetti. La forza noi siamo abituati a percepirla come una trazione, una spinta, e più o meno è quella, insomma. Vedremo che la forza è una grandezza vettoriale, quindi c'è un modulo, direzione, verso e punto di applicazione. Ecco perché ho speso tante parole sui vettori. Che applicato appunto ad un oggetto può far variare la traiettoria, la velocità, dicendo traiettoria, quindi anche la posizione. Ma la forza di per sé è una grandezza che esprime una misura dell'interazione tra due sistemi fisici. Affinché un oggetto si muova, io devo spingere quell'oggetto. Quindi io, sistema fisico, interagisco con l'altro sistema fisico attraverso la forza. In natura ci sono forze di contatto e forze a distanza. Forze di contatto, come la parola stessa afferma, sono quelle forze dove vi è un contatto fisico. Forza a distanza, forze che appunto, anche se non vi è un contatto fisico, ci sono questi scambi di interazione attraverso il vuoto. Ma dobbiamo siccome ora dobbiamo un po' masticare un po' meglio, sempre più meglio la fisica, sempre più meglio, non si può dire sempre meglio la fisica, diciamo che in natura le forze di contatto realmente non esistono. Se noi sdraiamo le mani o noi prendiamo un oggetto, sembra che sia una forza di contatto, ma realmente a livello atomico due atomi, due nuclei atomici non si toccano mai. Quindi sono sempre forze a distanza. In questo caso sono a distanza veramente piccolissima, dell'ordine del 10 alla meno... Allora, l'atomo è 10 alla meno 15, quindi un Armstrong. Siamo nell'ordine alla 10 alla meno 13, 12. Quindi non c'è mai un contatto tra un atomo ed un altro.
affinché questo avvenga, al CERN hanno sviluppato 10 km o 13 km di tunnel affinché due atomi si possano toccare. 10 km di tunnel affinché le particelle vengano accelerate. Quindi un acceleratore di particelle al CERN di Ginevra. Quindi in natura abbiamo questi due tipi di forze, che abbiamo adesso capito che sono però tutte a distanza. Queste distanze sono ad esempio quella gravitazionale, la forza elettrica e la forza magnetica. Le forze natura fondamentali sono 4: gravitazionale, elettromagnetica, nucleare forte e nucleare debole. La forza gravitazionale, già ne avete parlato col professor Conigliaro, due masse poste ad una certa distanza si attraggono. Questo penne, questa calcolatrice in questo momento si stanno attraendo. Però non c'è movimento in quanto le masse sono piccole e la forza tra di loro è veramente irrisoria, molto piccola. Quella che vince è la forza che c'è tra questi oggetti con la Terra, in quanto la Terra ha una massa bella grande e vince sulle forze di attrazione di questi due oggetti. Quindi vengono attratti dalla Terra. Ma c'è sempre questa forza, ma non si muovono perché è veramente molto piccola. Le forze di attrito sono sempre più grandi. Avete visto che la forza gravitazionale dipende da G, che è una costante di gravitazione universale, il prodotto tra le due masse, ed è R al quadrato. R è la distanza tra le due masse. Questo R col cappelletto è il versore. Questa forza è sempre di tipo attrattivo. E qui aprirei una bella parentesi, però non c'è tempo. Andiamo a quella elettromagnetica, che lega gli elettroni al nucleo ed è responsabile dei fenomeni elettrici e magnetici. Ci sono di mezzo le equazioni di Maxwell, che però non faremo. Poi, per chi farà radiologia, voi parte delle redazioni la farete e vedete dopo che ci sono le forze nucleari forti e deboli, ma sono forze che appartengono, diciamo, alla sfera del nucleo e a tutto quello che ci sta dentro il nucleo. Quark, leptoni, fermioni. C'è un mondo è piccolissimo, sì, ma è enorme. Infatti, se noi guardiamo, non so se qui c'è scritto, no, mannaggia, non c'è scritto, l'ordine di grandezza di queste forze, quella nucleare forte è estremamente enorme rispetto alla forza gravitazionale, elettromagnetica e quella debole. Allora non mi ricordo se c'era un fattore 1000 addirittura. Non l'ho scritto, perché non l'ho scritto? Non l'ho scritto. No. Quindi anche se parliamo di forze che sono all'interno, tra virgolette, o all'interno di dimensioni veramente piccolissime, sono quelle più potenti. Attenzione che noi abbiamo una rappresentazione pittoresca dell'atomo, dell'elettrone che ruota attorno, della forma a sfera dell'elettrone, ma è una rappresentazione che noi diamo a quella realtà per semplificarci la trattazione fisico-matematica. Ma non è detto che l'elettrone è una pallina che ruota perfettamente attorno all'atomo. Anzi, si parla di probabilità di dubbia elettronica. Insomma, attenzione che quando siamo nell'estremamente piccolo abbiamo avuto molta fantasia per semplificarci la vita. Nello studio appunto di quello che ci pone la materia. Quindi io non mi ricordo gli ordini di grandezza, però posso guardare, se mi date un po' di tempo. Vediamo se lo trovo, perché è interessante sapere questo. Allora. Dove? Dove se lo trovo?
Vicino. No, non lo trovo. Peccato. Vabbè, lo vedremo la prossima volta, eventualmente ve lo faccio vedere. Ok, trovato. Allora faccio cattura. Copia. Ok. Condividiamo lo schermo. Ok, se noi andiamo all'interazione nucleare, diamo l'intensità 1, va bene? Che è il nostro metodo di misura. Vediamo che quella elettromagnetica è 2 ordini di grandezza inferiore a quella nucleare, quindi 100 volte inferiore. Quella debole è 5 ordini di grandezza inferiore. Quella gravitazionale a cui tutti noi siamo soggetti è dell'ordine di 10 alla meno 39. Cioè, paragonare la forza gravitazionale con quella nucleare forte, c'è in mezzo non abisso, c'è un universo in mezzo. Ecco la bellezza che nell'infinitamente piccolo abbiamo forze infinitamente grandi. Allora, continuiamo. Da queste 4 forze fondamentali si trovano tutte le altre tipi di forze che noi conosciamo. La forza peso, di attrito, viscosa, elettrostatica, forza di Lorentz. E a poco capiremo come sono costituite queste forze. La forza è una quantità reale, quindi deve essere misurabile e deve produrre appunto degli effetti quantificati. Come detto prima, una forza applicata ad un oggetto mi fa variare la sua velocità o la sua accelerazione. Quindi io sto capendo che c'è un qualcosa che interagisce con il mio oggetto che varia di velocità e di traiettoria. Quando parliamo della dinamica non possiamo tenere presente le 3 leggi della dinamica. La prima legge dice questo, prima legge di Newton, prima legge della dinamica o legge di inerzia. Un corpo rimane nel suo stato di quiete o nel suo stato di moto rettilineo uniforme, quindi con velocità costante, se e solo se la forza o la risultante delle forze applicate all'oggetto è nulla. Quindi se c'è questa calcolatrice ferma, rimane ferma se io non la spingo. O se lei viaggia con V costante, continua a viaggiare con V costante se la sommatoria delle forze è uguale a 0. Anche quando è ferma, se la sommatoria delle forze è uguale a 0, lei rimane ferma, va bene? Prima si pensava che tutti gli oggetti, prima o poi, il loro stato naturale, era Aristotele, se ricordo bene, il loro stato naturale doveva essere uno stato di quiete. Invece no, poi Galileo ha visto che il corpo si ferma semplicemente perché c'è l'attrito, perché c'è una forza che agisce affinché il corpo si fermi. Ma se non c'è questa forza d'attrito, lo stato naturale degli oggetti è se fermo rimane fermo, se viaggia con V costante continua a viaggiare con V costante. Quest'ultimo esempio lo possiamo vedere con i satelliti. Noi mandiamo i satelliti in orbita, essendo che là non c'è atmosfera, non c'è attrito, loro viaggiano fino all'infinito. Questa lettera qui è una sigma maiuscola e significa sommatoria, è il simbolo di sommatoria, va bene? Ora, quando parliamo di primo principio della dinamica, dobbiamo parlare anche di sistemi inerziali e non inerziali. Molto velocemente, un sistema inerziale, quando il sistema di riferimento è fermo, quindi con V uguale a 0, oppure si muove di moto rettilineo uniforme. E tutti gli esperimenti fatti in questi 2 sistemi di riferimento sono validi, quindi io posso applicare tutte le leggi della fisica in questi 2 sistemi di riferimento. Nei sistemi non inerziali io non posso applicare le leggi della fisica, in quanto
il sistema di riferimento ha una certa accelerazione, quindi la velocità varia, e nascono le cosiddette forze apparenti. Un esempio molto semplice è questo di qua. Se io asse XY, io faccio un esperimento, qui c'è un tavolino, e faccio un esperimento con una certa, non so, con una pallina che fa avanti e indietro che sbatte su queste due pallette e fa avanti e indietro. Io posso studiare il moto dell'oggetto, posso studiare la velocità, quanto tempo impiega per percorrere un certo spazio, eccetera, eccetera. Se io prendo, quindi ad esempio, se la pallina è ferma, lei rimane ferma, perché nessuno la sta alterando il suo moto. Se io prendo, quindi il sistema di riferimento SR ha una velocità uguale a 0, quindi è tutto fermo. Io sono qui sopra e tutto è fermo. Se invece questo sistema di riferimento si trova su un binario su un vagone di un treno, che succede? Facciamo il nostro vagone. 1 e 2, già che ha 2 ruote è una cosa positiva. Allora, adesso io vorrei replicare il mio esperimento sul vagone del treno. Il treno ha 2 possibilità, quindi il mio sistema di riferimento ha 2 possibilità: o avere una V costante o avere una V che non è costante, in quanto c'è una certa accelerazione. Quindi la velocità può essere costante o meno. Ora, fin quanto la velocità, quindi il mio sistema di riferimento ora si muove, ok? Con una certa velocità, ovviamente rispetto a chi è ad un osservatore esterno che osserva. Ora, se io ripeto l'esperimento fatto prima, quando il vagone viaggia con V costante, io otterrò esattamente gli stessi risultati di quando il mio sistema di riferimento era fermo. Quindi otterrò gli stessi ed identici risultati. Ma mettiamo caso che adesso la V non è più costante, in quanto il vagone accelera. Succede che cosa? Che ci sono le cosiddette forze apparenti, forze che ci sono o non ci sono, ma ci sono. Ad esempio, se c'è questa pallina che inizialmente è ferma, se il vagone viaggia con V costante, lei rimane ferma, ma se il vagone accelera, che succede a questa pallina messa sul tavolo? Si muove, va... Si muove. Va? Va verso sinistra, insomma. Perfetto, bravissimo, bravo, esatto. Quindi va verso sinistra. Ma io che sono osservatore sopra il vagone, vedo questa pallina che si muove e non riesco a spiegarmi il motivo. Perché questa pallina si muove? Ecco che qui ci sono delle forze apparenti, ma non è che si muove realmente. Lui cerca di restare fermo per il principio di inerzia, che ora ci arriveremo. Quindi capiamo bene che se c'è un'accelerazione ci sono degli scompensi, ecco, ci sono delle cose che io non riesco a spiegarmi se sono chiuso in un vagone e non vedo quello che c'è fuori. Vedo questi oggetti che si muovono e non riesco a spiegare il motivo. Ovviamente non posso applicare le leggi della fisica che abbiamo studiato, perché io non conosco questa accelerazione, non so quello che succederà dopo. Il motivo che la pallina inizia a muoversi è sempre collegato al principio di inerzia. Ora, cosa dice il principio di inerzia? Dice questo, che se un oggetto è fermo, un oggetto di massa m è fermo, lui cerca di restare fermo. Se un oggetto invece già si muove con V costante, come detto poc'anzi, lui cerca di mantenere quella V costante. L'inerzia
è correlata con la massa del corpo. Infatti si parla di massa inerziale. Quindi un oggetto con più massa ha più inerzia rispetto ad un oggetto con minore massa. Quindi se io ho un grande pallone di calcestruzzo con massa grande e una palla da calcio con massa piccola, se io voglio spostare questo di qua o questo di qui, dov'è che faccio meno fatica? Quello più grande. Quello più grande, perché essendo che ha una massa più grande, la sua inerzia a restare fermo è più grande rispetto a quella che ha massa più piccola. Ok? Quindi l'inerzia è molto importante. Se invece queste due questi due oggetti viaggiano con una certa V, tutte e due con la stessa velocità, e io voglio fermarli, dov'è che faccio meno fatica? A fermare questo o a fermare questo? Fermare la più piccola. La più piccola, perché essendo che ha massa più piccola ha minore inerzia. Quindi un oggetto, se fermo, cerca di restare fermo. Se la sua massa è più grande, a maggior ragione cerca di restare fermo. Se invece viaggia con V costante, cerca di mantenere quella velocità, e questo cercare di mantenere si fa sentire questo cercare di viaggiare con V costante è tanto più grande quanto più grande la massa, quindi massa inerziale, ma anche nel gergo comune si dice io ho una certa inerzia a studiare la fisica. Significa che se io sono fermo non mi viene di muovermi per studiare, quindi anche nel gergo comune si utilizza la parola inerzia. Quello che succede qua, e poi finisco, quello che succede qua è esattamente che l'oggetto non è che in realtà si muove, l'oggetto vuole restare fermo. Quindi se il vagone inizialmente è fermo e poi subito ha un'accelerazione, l'oggetto per inerzia vuole rimanere fermo, ed ecco che è il tavolino sotto di lui che scorre, ma lui per inerzia resta fermo. E sembra a noi dall'interno che si muova verso sinistra. Ma chi osserva da fuori vede che la pallina è ferma in realtà. È il vagone e noi là dentro che siamo solidali al vagone che ci muoviamo, ma la pallina all'interno sta ferma. Ma a noi dall'interno ci sembra che cammini, che si muove. C'era una domanda? Silvia. Professore, ma in questo caso, quindi quando abbiamo l'accelerazione e Sì. la velocità non è più costante, non abbiamo più come riferimento un sistema inerziale? Allora, no, noi possiamo sceglierlo, siamo noi che lo scegliamo. Noi furbamente, per studiare il moto degli oggetti, ci mettiamo fuori, in questo caso di qua, noi ci mettiamo fuori. Noi che vogliamo studiare il moto, ci mettiamo al di fuori di tutto, ma non siamo fermi. Quindi qui ci sarà un altro sistema di riferimento che avrà V uguale 0. Quindi siamo noi a scegliere il sistema di riferimento, va bene? Quindi però sappiamo che quando questo sistema ha un'accelerazione, tutti gli esperimenti che facciamo sono vani. Quindi io mi metto al di fuori di quel sistema di riferimento che si muove con una certa accelerazione e posso studiare il mio sistema fisico. La Terra, se voi ci pensate bene, la Terra gira. Ora non mi ricordo il valore dell'accelerazione che ha su se stessa, perché la Terra ha un modo di rivoluzione. Aspetta. Qui è la Terra. Qua c'è il Sole. La Terra, oltre a roteare attorno al Sole, sapete che la Terra è piatta, giusto? Ok, oltre a roteare attorno al Sole, gira su se stessa. Quindi sta Terra
E abbiamo detto che cosa poc'anzi? Che quando c'è un moto circolare ci sono accelerazioni diretti verso il centro della circonferenza, della traiettoria. Quindi in realtà tutti gli esperimenti fatti sulla Terra sono fatti in un sistema di riferimento che ha un'accelerazione, una data dal moto di rivoluzione e una al moto appunto rotatore attorno al proprio asse. Quindi in teoria ogni sistema di riferimento sulla Terra non è inerziale, però queste accelerazioni sono talmente piccole che possono essere anche trascurate. Ok? Quindi noi non possiamo scappare purtroppo a queste accelerazioni, però sulla Terra, quindi facendo uno zoom, e noi siamo sul pianeta Terra, siamo qui dentro, quello che scegliamo per fare gli esperimenti sono sistemi di riferimento inerziali. Quindi scegliamo noi di mettere il tavolino con cui effettuare il nostro esperimento, lo mettiamo fermo, non lo mettiamo su un treno, su una nave, insomma. Ok? Oppure se li mettiamo là sopra si deve muoversi con V costante. Ma ci sono stati esperimenti a riguardo che hanno portato a questo risultato. Cioè, sono stati fatti esperimenti sui treni, sugli aerei e quant'altro. Appunto si è visto che quando c'è un'accelerazione tutto va in un verso che non possiamo conoscere. Un altro esempio di forza apparente è quella che quando noi siamo in macchina e vogliamo fare una curva, questa qui è una curva vista più che una curva sembra è una curva vista dall'alto. La nostra macchina prosegue dritto con una certa velocità e poi deve affrontare la curva. Ma quando questo affronta la curva, si può girare questo? Non si può girare. Vuota. Non me lo fa girare. Ma quando questo qui, quando noi affrontiamo la curva, che succede? Mannaggia, non me lo fa girare. Faccio così. Che V lasciamo il modulo, ma cambia direzione e verso, giusto? Se cambia direzione e verso c'è, come abbiamo visto, un'accelerazione centripeta verso il centro della traiettoria che compie la macchina. Accelerazione centripeta. Quindi quando noi ruotiamo, facciamo una curva, c'è questa accelerazione centripeta. E se c'è un'accelerazione centripeta ci sono delle forze apparenti. Infatti noi che siamo all'interno della macchina, se abbiamo una pallina che è messa prima al centro della macchina, quando affrontiamo la curva vediamo che questa pallina si schiaccia, quindi si schiaccia contro lo sportello. Quindi anche noi stessi ci sentiamo schiacciati. Giusto o non è giusto? Non so se avete l'idea. Quindi quando voi fate una curva a destra vi sentite schiacciati a sinistra. Sì, Sì, giusto. In realtà non c'è nessuno che vi sta spingendo, ragazzi. In realtà voi siete qua inizialmente e per inerzia volete proseguire la vostra traiettoria in modo dritto. Per inerzia, ok? Ma quando fate la curva è la macchina sotto di voi che si sposta. Quindi voi inizialmente eravate qua. Eravate messi qui. No, non si può fare. Eravate messi qua. Ma quando fate la curva, la macchina di voi, sotto di voi, si sposta e vi schiaccia, vi spinge la macchina. Non è che c'è una forza che nasce da chissà dove. Ok? Quindi voi per inerzia vorreste andare dritto, ma la macchina dice vieni qui con me. E questo perché appunto c'è l'accelerazione centripeta. Altrimenti, se non c'è questa, voi e la macchina non potreste mai fare la traiettoria circolare. E questa qui è anche una forza apparente. Voi vi sentite schiacciati, ma in realtà non c'è nessuno che vi spinge. E il sistema macchina che compie una traiettoria circolare non può essere un sistema di riferimento
inerziale, perché ci sono dei movimenti che dici, ma perché mi sento schiacciare se non c'è nessuno che mi schiaccia? Ok, va bene. Io penso che ho sforato già 10 minuti. Vabbè, io vi lascio queste slide. Da dovevo finire. Vi lascio queste slide. Così la prossima volta faremo un po' di... completeremo ovviamente quanto su scritto qua. E parleremo di massa inerziale, la differenza tra massa inerziale e massa gravitazionale. E della seconda e terza legge di Newton. Fatemi vedere un po' quello che c'è qui. Ah, vabbè, sì, non è difficile questo. Però ve lo lascio per la prossima volta. Allora, vi dico dove dobbiamo arrivare noi. Dobbiamo arrivare a queste forze ritardanti. Che sono forze forze di attrito viscose, né più né meno. Forze di attrito radente e envolvente. Perché è importante fare questo? Perché quando appunto studieremo il metodo di analisi di certe sostanze, nonché il sangue, c'è un metodo che prende come sistema fisico appunto le forze ritardanti, quindi le forze di attrito ritardanti. E a seconda la velocità e il tempo di sedimentazione che possiamo conoscere attraverso queste semplici formule, chi fa le analisi intuisce che il paziente potrebbe avere qualcosa che non va. Però prima di fare quell'analisi dobbiamo capire un po' cosa c'è dietro a quel concetto appunto fisico. Detto questo, ragazzi, io vi lascio perché già abbiamo sforato e anzi mi dispiace avervi trattenuto più del dovuto. Prof, vi posso disturbare un attimo? Volevo ricordare che sono entrata alle 9 io da Agostino. Sì, esatto. Allora, gli altri possono andare, ragazzi. Io nel pomeriggio caricherò un po' di roba sulla pagina mia personale del sito, va bene? Così voi vi scaricate tutto e potete leggere. Va bene, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, Giuseppina Maria, dove sei? Sei medicina o veterinaria? Veterinaria, ok. Veterinaria. Veterinaria. Aspetta, non mi risulta il tuo nome. Maria... Ah, D'Agostino, ok, va bene. Perfetto, ok, fatto. Grazie mille, prof. Alla prossima, figurati. Buona giornata. Giuliano.